Giuseppe Grassonelli, nato a Porto Empedocle l'8 marzo 1965, ex sicario della Stidda di Porto Empedocle e meglio conosciuto con il nomignolo di Malerba. Questo soprannome deriva dal suo carattere da bullo. Sin da giovanissimo comincia a cacciarsi nei guai. Ha scritto un libro sulla sua vita, intitolato come il suo soprannome, dove racconta la sua storia da quando era bambino fino alla sua detenzione al 41 bis. Ora vi racconto la sua storia. Da giovane, insieme a due suoi amici, trova in una campagna del suo paese, Casamarina, un bidone sotterrato che conteneva soldi e armi. Così i tre rubano il contenuto e si spartiscono il bottino, giurandosi tra loro di tenere segreto il fatto. Con la pistola che Giuseppe trovò nel bidone, cominciò insieme ad un suo amico a fare rapine nei distributori di benzina e a commettere qualche rapina. Cominciarono così le piccole fughe e le latitanze di Giuseppe Grassonelli, che comincia così la sua adolescenza ai limiti della legalità. A quel punto il papà pensa di allontanarlo dalla Sicilia per sottrarlo a quella vita sfrenata che aveva intrapreso. Lo spedisce così prima a Milano, poi in Germania, ad Amburgo, dove comincia la sua nuova vita stabilendosi definitivamente. Sono gli inizi degli anni '80 e nella città tedesca comincia a lavorare nei tavoli da poker come baro, facendo un mucchio di soldi. Dopo qualche anno però è chiamato al servizio militare e perciò costretto a fare ritorno in Italia, dove il suo carattere sfacciato e arrogante si scontra con la disciplina militare. Ma l'anno di leva passa e torna ad Amburgo. Siamo nel 1986. E, all'inizio dell'estate di quell'anno, decide di andare in Sicilia per riabbracciare i suoi cari che non vedeva ormai da anni. Nuotate, grigliate, divertimento e tanta spensieratezza. Così ha trascorso quella torrida estate dell'86 Giuseppe Grassonelli. Ma verso la fine di quella splendida estate sta per accadere un evento che stravolgerà per sempre la sua vita. È il 21 settembre 1986. Giuseppe ha già il biglietto di rientro in Germania e sta trascorrendo quegli ultimi giorni insieme ai suoi cari e in quel pomeriggio tardo del 21 settembre è seduto fuori al bar albanese, al centro della piazza di Porto Empedocle, insieme ai suoi parenti ed amici. Giuseppe si alza e si comincia ad allontanare da tavoli con una ragazza. In quel preciso momento un comando di uomini dei Corleonesi in passamontagna scende dalle auto e cominciano a sparare, lasciando a terra 6 morti. Era una domenica di fine settembre. Mentre le ombre della sera cominciavano ad oscurare il cielo, i tavoli all'aperto del bar albanese erano come sempre affollati. In un tavolo sedevano Giuseppe Grassonelli, il nonno del nostro Giuseppe anonimo. Il nonno era il patriarca della Stidda del paese, conosciuto come Cascitedda. Con lui sedevano il figlio Gigi e 2 suoi fratelli e oltre a loro anche 2 loro guardaspalle. Tutti in piena tranquillità, in una comune domenica di fine settembre, tutti però ignari di quello che da lì a poco stava per scatenarsi. Una macchina arriva di corsa davanti al bar albanese. Tanti uomini armati scendono dalla macchina e cominciano a fare fuoco sulla folla davanti a loro. In pochi si sono resi conto di cosa stava accadendo. In poco tempo, tra la gente che cercava riparo tra i tavoli e gli alberi, i killer risalgono in macchina e sgommando scappano via, abbandonando il luogo della strage. A terra vengono rinvenuti il vecchio Cascitedda e suo figlio Gigi, insieme ai loro 2 guardaspalle. Insieme a loro anche un pensionato innocente e un giovane ragazzo, anche lui vittima innocente di quell'orrore. Il giovane era molto religioso, aveva trovato da poco un lavoro
e era felicissimo di poter finalmente coronare il suo sogno di sposarsi con la sua fidanzata. Insieme, infatti, erano andati al bar per prendere un gelato. Nell'agguato Giuseppe, che si era appena allontanato dal tavolo, si salva miracolosamente, distendendosi sotto un'automobile, rimanendo ferito ad un piede. Ma da lì, sdraiata in pericolo sotto l'auto, riconosce la voce di uno del comando, che richiama i complici a rientrare per scappare. Qualche mese dopo, un altro suo zio, che non c'entrava nulla con la vicenda, venne trucidato solo perché portava il cognome Grassonelli, lasciando così 4 bambini orfani. I maschi dei Grassonelli superstiti alla mattanza vengono tutti carcerati, tranne lui, tranne Giuseppe, che apprende dal papà che era da tempo nel mirino di una cosca rivale del paese, cosca comandata da Cosa Nostra Corleonese. Giuseppe a questo punto torna in Germania, non più ad Amburgo, dove sfugge ad altri 4 agguati, ma si sposta a Düsseldorf, dove, tramite i suoi contatti, mette insieme un arsenale di armi e pianifica la sua vendetta e quella della Stidda contro Cosa Nostra. Recluta tutti i mafiosi usciti da Cosa Nostra, creando un nuovo clan della Stidda. Rientra in Sicilia e comincia a farsi giustizia da solo per pareggiare i conti. Il regolamento dei conti fu compiuto il 4 luglio 1990, data conosciuta come seconda strage di Porto Empedocle, all'interno di un autosalone sulla statale 115 che collega Trapani a Siracusa. Intorno alle 20:30, 4 killer a bordo di una Lancia Tema e armati di pistole calibro 9 e Lupare irruppero facendo fuoco su chiunque si trovasse all'interno. Il salone funse da vicolo cieco e dunque 3 dei 6 presenti caddero sotto le scariche di piombo e tra loro l'obiettivo principale. I killer dovevano lavare con il sangue i Grassonelli morti nel 1986. Ma negli anni successivi alla strage del 1990 la latitanza di Grassonelli finisce nel novembre del 1992, in quanto un ragazzo di cui gli aveva offerto ospitalità decide di collaborare dopo essere stato arrestato. In carcere, nel quale è rimasto detenuto in regime di 41 bis per ben 31 anni, a carcere ostantivo, cioè senza possibilità di sconti e permessi, l'ex boss della Stidda ha intrapreso un percorso di ravvedimento e ha iniziato a studiare e si è anche laureato in lettere con 100 e lode. Come si è arrivati a questa faida a Porto Empedocle? Il fenomeno della Stidda, che tra il 1980 e il 1990 si diffuse in particolare nelle province di Ragusa, Agrigento e Caltanissetta, toccò anche il comune di Porto Empedocle. Fino alla metà degli anni '80 la criminalità a Porto Empedocle era stata stabilmente sotto il controllo di Cosa Nostra, in particolare delle famiglie Messina e Albanese. Queste ultime non potevano tollerare che le famiglie della Stidda, come in particolare quella dei Grassonelli o quella dei Traina, acquisissero potere nel territorio. Per questo motivo, il 14 giugno del 1986, Giuseppe e il figlio Gigi Grassonelli furono vittime di un primo agguato. E quella voce riconosciuta da Giuseppe in quell'agguato era alla guida della macchina dei killer del comando del 1986. È morto però nella seconda strage, quella della vendetta. Era lui l'obiettivo principale. Nel suo libro racconta con queste parole: avrei continuato a uccidere se non mi avessero arrestato. La rabbia verso chi mi ha privato di persone che amavo mi facevano sentire nel giusto. Questo video termina qui. Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere e portare sempre nuovi contenuti. Spero di rivederti presto nel mio canale.